Se ne è parlato tante volte, è uno degli argomenti classici quando si affronta la lunga storia e la lunga storiografia della Seconda Guerra Mondiale. È uno degli eventi che vengono definiti, se non spartiacque, comunque di altissima rilevanza storica e non solo, anche critica. Parliamo dell'attentato del 20 luglio del 1944, la cosiddetta Operazione Valchiria. Se ne è fatto pure un film di successo con Tom Cruise un po' di anni fa, film comunque con diversi errori o comunque adattamenti di sceneggiatura dovuti alle necessità cinematografiche, che ha mantenuto qua e là intatto il senso della storia. La figura centrale, ritenuta almeno centrale, del complotto del 20 luglio del 44 è ovviamente lui, Klaus Maria Philipp Schenk Graf von Stauffenberg, il conte von Stauffenberg. Questo colonnello piuttosto giovane, aveva appena 36 anni, dalle evidenti menomazioni. Gli mancava un occhio, aveva perso la mano destra e 2 dita della mano sinistra. Ecco, queste ultime menomazioni erano le più pesanti per lui, che prima della guerra si dilettava di scrittura ed era un grande appassionato di cultura. Dopo essere stato salvato dai medici in seguito al mitragliamento subito in Tunisia, von Stauffenberg aveva imparato più in fretta a maneggiare esplosivo piuttosto che a riprendere a scrivere con la mano sinistra, che non era la sua mano naturale. Ma von Stauffenberg non era da solo, lo sappiamo. Lo abbiamo visto non solo per le risultanze dei cosiddetti processi popolari, che costarono la vita a circa 5.000 persone, anche se il nucleo di quel complotto non arrivava a 100 persone. Von Stauffenberg aveva alle spalle quella che era nota come la Schwarze Kapelle, l'orchestra nera, non in senso nazista chiaramente. Era un'assemblea di militari, di poliziotti, ma anche di politici, di diplomatici, che ne aveva avuto veramente abbastanza del nazismo, che non ne potevano proprio più. Prima di von Stauffenberg c'era stato il maggior generale Henning von Tresckow, un uomo risoluto, ma un uomo non esattamente d'azione, anche se più volte si era messo in prima fila per attentare alla vita del Führer. Von Tresckow era un tecnico, un tattico, e aveva sfruttato, almeno pensava di sfruttare nel modo migliore, un insolito regalo arrivato da altri 2 ufficiali che simpatizzavano apertamente per la causa della Schwarze Kapelle, ovvero l'ammiraglio Wilhelm Canaris e il brigadier generale Hans Oster, rispettivamente capo e vice capo dell'Abwehr, lo spionaggio militare. Sì, lo spionaggio militare tedesco in quel periodo era, almeno quello dell'esercito, dominato da ufficiali antinazisti, in perenne lotta con lo spionaggio delle SS guidato da Walter Schellenberg, l'autore del Ratto di Mellot di cui vi abbiamo già parlato. Ebbene, accade che all'inizio del 1943 l'Abwehr sequestra a 2 agenti britannici catturati un nuovo tipo di ordigno, un ordigno al plastico, una miscela denominata Nobel 808 in forma di mattonelle da azionare attraverso quelle che diventeranno note come le matite inglesi. Immaginate dei cilindretti di rame con all'interno un percussore a molla trattenuto e una piccola capsula di acido a monte. Stringendo con delle tenaglie la capsula di acido, questa avrebbe corroso a poco il filo della molla fino a liberare il percussore che, se inserito nella mattonella di esplosivo al plastico, avrebbe determinato la deflagrazione. Un espediente, oggi potremmo dirlo rudimentale, visto tutto quello che è avvenuto nel campo degli armamenti e degli esplosivi, con dei balzi in avanti tecnologici pazzeschi, ma per l'epoca decisamente innovativo. Ebbene, von Tresckow aveva utilizzato per la prima volta quella novità nel marzo del 1943, quando Hitler si era recato in visita a Smolensk presso il quartier generale dell'Heeresgruppe Mitte, il gruppo d'armate centro, dove von Tresckow prestava servizio come capo di Stato Maggiore all'interno della Seconda Armata. Le aveva confezionate bene quelle bombe von Tresckow, le aveva inserite in una cassetta di legno con i distintivi del Cointreau, il famoso liquore francese, e aveva chiesto al tenente colonnello Brandt, del seguito di Hitler, di riportare con sé in Germania quella cassetta per pagare una sorta di debito d'onore con il generale Helmut Stief, direttore del Oberkommando des Heer. Ovviamente era una scusa, ma la bomba non aveva funzionato e in tutta fretta von Tresckow era dovuto rientrare a Berlino
per rimpossessarsi della bomba prima che qualcuno scoprisse la verità. Perché non aveva funzionato? Si disse che l'altitudine, unita alla temperatura estremamente rigida nella stiva dell'aereo di Hitler, aveva bloccato il percussore, nonostante l'azione corrosiva dell'acido. Quello era stato uno dei tanti cosiddetti colpi di fortuna di Hitler. Quante volte era scampato a degli attentati? Era già successo alla Burgerbräu-Keller, quando anni prima un isolato attentatore aveva cercato di far saltare in aria la birreria culla del nazismo a Monaco, proprio la sera in cui Hitler doveva tenervi un discorso nell'anniversario del fallito putsch di Monaco. Ma Hitler quella sera, all'ultimo, era andato via. E poi c'erano stati i casi degli zaini esplosivi che non si erano innescati, del cappotto farcito di esplosivi che un colonnello doveva indossare per una missione suicida nel corso di una mostra di armamenti sovietici catturati. Anche quello fallito, abortito, perché Hitler aveva deciso di andare via dalla mostra prima del previsto e il colonnello era dovuto uscire in tutta fretta per disinnescare le bombe e non saltare in aria da solo. E poi i tentativi di agguato a pistolettate, di fiale di cianuro, tutto saltato. Persino le bombe nei motori degli aerei non avevano funzionato. Sembrava quasi che Hitler fosse protetto da qualcosa o qualcuno di superiore, per chi ci vuole credere. Ebbene, quando von Treskov deve lasciare a von Stauffenberg l'incarico di comandante militare dell'operazione dell'uccisione di Hitler, perché richiamato al fronte orientale, von Stauffenberg elabora un nuovo piano, capisce che occorre sfruttare tutti quelli che sono gli accorgimenti adottati nel tempo dal nazismo per colpire il nazismo stesso, ucciderlo con le sue stesse armi. C'è un piano chiamato Valkyrie, è un piano studiato per far intervenire le riserve, l'esercito territoriale, l'Ersatzheer, i rimpiazzi, nel caso di rivolta dei tanti lavoratori stranieri schiavizzati e portati in Germania a lavorare nelle fabbriche. I nazisti non sono stupidi, sanno che i lavoratori ridotti in schiavitù potrebbero prima o poi ribellarsi. Allora hanno preparato questo piano di intervento. Ebbene, Stauffenberg pensa che innanzitutto questo piano possa essere la base ideale per ottenere la fedeltà delle truppe e spingerle involontariamente a rovesciare il regime. E il secondo pensiero di Stauffenberg è quello di escludere proprio in quest'ottica da Valkyria le Waffen-SS e le SS. Questo perché, come gli è stato suggerito da altri, non bisogna solo uccidere Hitler, bisogna destrutturare tutto il suo regime, a cominciare dalla macchina repressiva, a cominciare dalla sezione di protezione, da quegli uomini con le divise nere e i fulmini d'argento. Sono loro il nemico e non vanno mantenuti al potere, con un'unica eccezione. È un'eccezione particolare, è quella di Arthur Nebe, è il direttore della Kripo, la Kriminalpolizei, che per volere di Himmler anni prima è stata inclusa nel Reich Sicherheitsamt e rivestita con le uniformi delle SS. Nebe è un caso a parte. Lui ha aderito, nonostante l'uniforme, alla Schwarzekapelle e ne pagherà il prezzo per questo. Poi ci sono tutti gli altri, ci sono tanti militari, non c'è solo von Treskov, non c'è nemmeno il suo potente zio, Fedor von Bock, feldmaresciallo, c'è von Stülpnagel, il governatore militare di Francia, altro elemento di spicco dell'esercito. C'è il barone von Moltke, che è discendente di una famiglia prussiana molto conosciuta e molto influente. Poi c'è un nome mitologico, quello del feldmaresciallo Erwin Rommel, che non è direttamente parte del complotto, ma insomma è al corrente e ha fatto sapere ai congiurati di non essere contrario a un cambio di regime politico. Chiaro che Rommel in quei giorni non può intervenire. Dopo lo sbarco in Normandia, dopo che addirittura alcuni paracadutisti sono scesi nel cortile del suo quartier generale nel castello alla Roche-Guyon, Rommel è impiegato nel contenere l'invasione liberatrice dell'Europa da parte degli alleati e poco tempo prima ha subito anche lui un mitragliamento aereo. È a casa in convalescenza, quindi non può agire, non può fare nulla. Ma non importa. Il piano di von Stauffenberg è di prendere Berlino e da Berlino irradiare gli ordini a tutti i distretti di cui è composto il Reich tedesco, compresi i territori occupati. In ogni distretto bisogna disarmare le SS, sia Waffen che normali, prendere il potere, rinchiudere in carcere gli elementi più pericolosi e proclamare un nuovo Stato. Con lui ci sono altri elementi di provata
esperienza politica. C'è il feldmaresciallo Ludwig Beck, che ha dato le dimissioni anni prima. C'è un altro feldmaresciallo, von Witzleben, che nei piani dovrebbe essere il nuovo capo dell'esercito. C'è l'ex Gauleiter di Lipsia, Karl Goerdeler, che però si è dovuto defilare. Himmler si è insospettito e gli ha spiccato un mandato di cattura. C'è un ex diplomatico, Ulrich von Hassel, già ambasciatore in Italia, la cui figlia ha sposato un nobile italiano, Pirzio Biroli. E poi ci sono tanti altri elementi. Ne abbiamo già parlato di Canaris e di Oster. C'è anche il capo della polizia di Berlino, della Orpo, l'Ordnungspolizei, il conte von Eldorf. Garantisce che i suoi uomini aiuteranno quelli di von Stauffenberg a mantenere l'ordine pubblico nel periodo più delicato. Il piano di intervento deve essere attuato al più presto. Von Stauffenberg in persona si reca da Hitler al Berghof, sulle Alpi al confine tra la Baviera e il Salisburghese, per fargli firmare le modifiche a Valchiria. Modifiche che Hitler non legge, si fida, firma e rimanda a casa l'ufficiale. A metà luglio è tutto pronto per il piano. Il piano prevede che von Stauffenberg si rechi, grazie alla sua funzione di capo di Stato Maggiore dell'Erzheer, alla Wolfschanze, la Tana del Lupo, quel complesso di bunker nella Prussia orientale dove Hitler si sente a suo agio, dove il dittatore muove le sue armate, reali o su carta, anche perché ormai la guerra sta andando molto male per la Germania nazista. Von Stauffenberg, una volta arrivato alla Wolfschanze, dovrà mettere in moto l'elemento scatenante, cioè armare quelle 2 bombe al plastico, posizionarle nella sala riunioni, che è un bunker, abbandonarla con una scusa, quella di una telefonata, e poi rientrare subito a Berlino. Nel frattempo un suo complice, il generale Erich Feldgiebel, responsabile delle telecomunicazioni, staccherà tutto il quadro telefonico della Wolfschanze, la isolerà al mondo, darà tempo a von Stauffenberg di tornare in aereo a Berlino. Nel frattempo, a Berlino, l'Erzheer si dovrà essere già messo in moto, aver proceduto agli arresti, ai fermi, a chiudere la sede del partito, a chiudere la sede delle SS e a prendere il potere. È questo il piano previsto. È un piano molto articolato che prevede un concatenarsi di azioni che devono essere svolte con una precisione e una puntualità, diremmo, svizzere. Serve ovviamente l'assenso di un personaggio infido che finora non ha mai dato segnali precisi. Questo personaggio è il generale Erich Fromm, il capo dell'Erzheer, il capo dell'esercito territoriale. È lui che deve firmare la mobilitazione, ma finora ha sempre fatto spallucce, ha sempre giocato su più tavoli. Si è informato ed è perfettamente consapevole del piano di von Stauffenberg e degli altri, anche perché nel suo ufficio ci sono altri cospiratori come il generale Olbricht o il tenente colonnello Merz von Kirchheim, però al tempo stesso si è sempre proclamato un fedele nazista. Non c'è tempo comunque per gli indugi. Un primo tentativo di assassinio di Hitler a Rastenburg alla Wolfschanze va a vuoto per un contrattempo semplicemente temporale. La riunione termina in anticipo e von Stauffenberg non fa in tempo ad attivare il piano di Valchiria. Una seconda riunione è convocata per il 20 luglio 1944. Von Stauffenberg arriva poco prima dell'ora di pranzo. Con una scusa chiede di potersi appartare una stanza perché dice di aver bisogno di cambiare i controcolletti della camicia. È molto caldo, è particolarmente sudato e ha bisogno di darsi una rinfrescata. Non vuole arrivare al cospetto del Führer puzzando di sudore. Comprensibile. In breve tempo von Stauffenberg si apparta col suo attendente, il tenente von Heften, si cambia il controcolletto dell'uniforme e riesce ad armare una sola mattonella di plastico. Non riesce ad armare la seconda perché nel frattempo da fuori chiedono che faccia in fretta, perché la riunione sta per cominciare. Non solo, dovrebbe arrivare a minuti anche Benito Mussolini in treno dall'Italia. Forse anche lui parteciperà alla riunione. Non ci sarà Himmler, non ci sarà Goebbels, ma l'obiettivo è colpire Hitler. C'è un'altra novità. A causa del caldo, Hitler ha deciso di non utilizzare il solito bunker, si soffocherebbe là dentro e quindi si preferisce la Lagerbaracke, un prefabbricato in legno che viene adattato a sala riunioni. È chiaro che è un problema perché se un bunker in cemento armato garantisce al proprio interno un effetto particolarmente potente di concussione di un esplosivo, non altrettanto può avvenire in una costruzione in legno, in cui l'energia invece verrebbe dissipata verso l'esterno. Ecco, questo è un grave problema, ma von Stauffenberg ormai è in ballo e decide di ballare. Posiziona l'esplosivo all'interno della borsa e mette la borsa sotto il tavolo delle riunioni, vicino a una delle gambe del tavolo, il più vicino possibile a Hitler. La scusa con cui riesce a farsi
avvicinare sempre più al dittatore è il fatto che non gli manca solo un occhio e 7 dita su 10 nelle mani, ha anche delle lesioni all'udito. Ci sente poco von Stauffenberg e se sta troppo distante rischia di non sentire nulla. Con questa scusa riesce ad avvicinarsi, ad appoggiare la borsa e poi esce con un'altra scusa, quella di una telefonata importante, direttamente da Berlino. Stauffenberg esce, contatta Feldgiebel e gli dice che a breve ci sarà l'esplosione. Dopodiché non fa nessun'altra telefonata, esce dalla Lagerbaracke a passo normale. Quasi nessuno si è accorto della sua assenza. Intanto alla Lagerbaracke si prosegue con la relazione. Si sta parlando della situazione delle armate nella zona del lago Peipus. Si deve far fronte a un'ennesima offensiva dell'Armata Rossa. Il relatore sta dicendo che se non si procederà in fretta a una ritirata, quella del lago Peipus sarà una vera e propria catastrofe. Non riesce a finire la frase. Una deflagrazione potentissima interrompe il discorso e fa volare ai 4 angoli della stanza quasi tutti i presenti. Qualcuno addirittura vola dalle finestre, mentre il tetto salta in aria. Von Stauffenberg vede la scena da distante, chiama il suo attendente, salgono in auto, ordinano all'autista di partire a tutta velocità. Lungo il tragitto verso l'aeroporto si liberano della seconda bomba, non innescata, e quando arrivano alla sbarra di controllo, con uno stratagemma riescono a farsi aprire senza che le truppe di guardia possano contattare la Wolfschanze. Il problema è che nessuno a Berlino ha preso l'iniziativa. A Berlino è arrivata la voce dell'attentato, si sa che von Stauffenberg ha colpito, ma Fromm non agisce. E Olbricht inizialmente tergiversa, non è sicuro, vuole raccomandazioni, vuole rassicurazioni che il piano sia veramente andato bene, vuole che Stauffenberg in persona gli garantisca che Hitler è morto. Facendo questo si perdono parecchie ore preziose. Quando Stauffenberg atterra a Berlino scopre che Valkyria non è stata attuata. Va su tutte le furie, telefona immediatamente al Blenderblock, il complesso di edifici all'interno del quale c'è l'Oberkommando, e ordina a Olbricht, che pure è suo superiore, di mettere in atto Valkyria, anche a costo di arrestare il generale Fromm. Olbricht alla fine si fa convincere, firma gli ordini, mette agli arresti Fromm, che non ne vuole sapere di partecipare, e dirama gli ordini per Valkyria. Ordini che vengono redistribuiti, vengono mandati ai vari distretti in Germania, ma anche nella Repubblica Cecoslovacca, o meglio quello che resta, il protettorato di Boemia e Moravia, a Parigi, a Milano, a Varsavia, ovunque ci siano truppe tedesche. Gli ordini sono: c'è un colpo di Stato in atto, le SS hanno ucciso Hitler, catturare tutte le SS, porle agli arresti assieme ai membri del partito. Il nuovo capo di Stato è il generale Beck, nuovo cancelliere Karl Goerdeler, nuovo capo dell'esercito von Witzleben. Solo a loro bisogna rispondere. Inizialmente il colpo di Stato riesce perché gli ordini arrivano solo, esclusivamente dal Blenderblock e tutti si fidano di von Stauffenberg e di Beck, che interviene ogni qualvolta c'è un intoppo. Per le strade l'Ordnungspolizei del conte von Eldorf, ma anche le truppe della riserva, il Wachbataillon Grossdeutschland, pongono dei posti di blocco, chiedono anche rinforzi di truppe corazzate e mantengono l'ordine. Non ci sono sostanzialmente scontri, ma succede qualcosa. Succede qualcosa perché in realtà alla Wolfschanze c'è qualche morto, pochi. Lo stesso tenente colonnello Brandt, quello che era scampato la bomba nella cassetta del Cointreau, uno stenografo, qualche altro ufficiale, poi ci sono parecchi contusi, qualche ferito grave come l'ammiraglio von Puttkammer, ma Hitler sostanzialmente è vivo. Ha subito delle abrasioni al braccio, è rintronato dall'esplosione, tant'è vero che il suo udito è abbastanza limitato, almeno per i primi giorni, ma è vivo, non è morto. Gli ci vuole giusto qualche ora per riprendere in mano la situazione. Ore che servono a mettere agli arresti Feldgiebel, ripristinare le comunicazioni e inviare a Berlino gli ordini di arresto per tutti i partecipanti al colpo di Stato, von Stauffenberg e gli altri. A sbloccare la situazione è il ministro della propaganda, Goebbels. Ne abbiamo già parlato, non molto tempo fa. Goebbels riceve nella sua residenza il maggiore Otto Remmer, comandante del Wachbataillon Grossdeutschland, battaglione della Guardia, cui è stato ordinato di arrestare il ministro della propaganda del Reich. Ebbene, Goebbels riesce a far parlare il maggiore Remmer al telefono con Hitler, che se ne garantisce la fedeltà. E da quel momento in avanti cambia tutto. Cambia tutto perché nei vari gangli della macchina organizzativa dell'esercito tedesco gli ordini che arrivano dal Blenderblock, da von Stauffenberg, vengono ignorati o bloccati.
e gli ordini che arrivano dalla tana del lupo vengono eseguiti. A sera ormai è chiaro che il colpo di Stato è fallito. È fallito forse per il ritardo, forse per una sottovalutazione, sicuramente perché Hitler non è morto. Quando i soldati del maggiore Remer, insieme ad altre unità, prendono il Brenderblock quasi senza sparare, catturano tutti gli ufficiali presenti. Ludwig Beck chiede una pistola, chiede di potersi suicidare. Viene accontentato. Ci prova 2 volte Beck, ma riesce solo a ferirsi e viene ucciso a pistolettate da un sergente. Allo stesso modo in Francia il generale von Stülpnagel tenterà di uccidersi anche lui a pistolettate, ma riuscirà solo ad accecarsi, verrà portato in prigione e ucciso. Von Stauffenberg, Olbricht, Merz von Kirchheim, il tenente von Heften e altri loro collaboratori vengono invece radunati dal generale Fromm, che convoca una corte marziale improvvisata e li condanna tutti a morte, nonostante Hitler li voglia vivi per farne un esempio, per sottoporli a un giudizio cosiddetto popolare, per far capire al popolo tedesco che è inutile ribellarsi e che lui è il Führer della Germania. Le sentenze vengono eseguite mediante fucilazione nel cortile del Blenderblock. Si dice che von Stauffenberg al momento della scarica di fucilleria urli lunga vita alla nostra sacra Germania. Non si hanno riprove di questo. Quello che è certo è che nei giorni, nelle settimane, nei mesi successivi la caccia ai congiurati diventa spietata, diventa l'ultima faccia brutale del regime. Viene applicato un principio, quello del Sippenhaft, cioè della possibilità di rivalersi sui familiari di chi infrange gli ordini. È un qualcosa di brutale, tanto che la moglie e i familiari di von Stauffenberg finiscono in campo di concentramento. Verranno liberati dagli alleati al lago di Braies, in Valpusteria, quasi un anno dopo, nel maggio del 45. Il feldmaresciallo Witzleben, Karl Goerder, Ulrich von Hassel e tanti altri come loro vengono messi sotto accusa dal Tribunale del Popolo. Un tribunale farsa, con dei processi che durano 5 minuti, 8 quando durano molto, guidati da un pubblico ministero spietato, il giudice Roland Freisler, che era stato tra i partecipanti alla conferenza di Wannsee del gennaio del 42. Von Witzleben addirittura viene portato a processo senza una cintura, senza delle bretelle, costretto da uomo anziano a sorreggersi i pantaloni con le mani per evitare di andare davanti alla corte in mutande. Lo si vuole umiliare. Lui e altri vengono impiccati a ganci da macellaio con delle corde di pianoforte. Un gesto barbaro, ripreso tra l'altro da cineprese per un film che poi viene proiettato per il diletto di Hitler, di Bormann e degli altri maggiorenti del regime. Un qualcosa di veramente assurdo. Arthur Nebe cerca la fuga proprio nella zona dell'Elba dove sorge Wannsee, verrà catturato e passato per le armi. Il conte von Eldorf verrà anche lui fucilato. Stessa sorte per il generale Feldgiebel. L'ammiraglio Canaris verrà rinchiuso a Flossenburg e giustiziato pochi giorni prima che le truppe americane riuscissero a raggiungere il campo nell'aprile del 1945 e a liberarlo. Quanto a Erich Fromm, l'uomo che alcuni tacciano di essere un moderno autore del Gran Rifiuto, perderà ogni importanza agli occhi di Hitler, verrà spogliato del suo incarico di capo dell'esercito territoriale, che verrà affidato invece a Himmler, il capo dell'SS. E dopo un breve periodo verrà anche lui incarcerato e infine giustiziato nel marzo del 45, a chiusura di un cerchio, quello della Schwarze Kapelle, di uomini che tentarono di opporsi al tiranno, anche per far capire che no, non tutti i tedeschi volevano Hitler e no, non tutti i tedeschi meritavano un uomo e un regime come quelli di Adolf Hitler.